Nirvan per noi è molto più che un semplice furgone. Da oltre un anno è la nostra casa. Vogliamo che ogni sua parte funzioni al meglio e ci teniamo a cercare sempre prodotti di qualità. Per questo, quando Bosch ci ha proposto una collaborazione, ci siamo sentiti onorati di poter provare le spazzole tergicristallo Aero Twin. Viaggiando in luoghi con climi differenti e percorrendo strade di ogni tipo è importante per la nostra sicurezza avere un'ottima visibilità, anche per goderci lo spettacolo che la strada ci offre. La cosa bella di queste spazzole è che si trovano facilmente anche lungo la Panamericana. Grazie mille Bosch per questo regalo a Nirvan che è graditissimo soprattutto in questo periodo di piogge qui in Costa Rica. Vi lasciamo il link in descrizione a tutti i prodotti di questa linea Bosch Aero Twin. Eravamo in 15 a cercare il drone e poi alla fine l'abbiamo trovato lì sotto. Si stava prendendo un sacco d'acqua. Vedete, ha preso una botta qui di fianco, però è ancora un po' bagnatino. Speriamo che funzioni. Benvenuta Vicky nel Nirvan. Vicky è bisnonna, addirittura bisabuela, ¿sí? ¿Tú? Sí, bisabuela. Wow, la bisabuela más joven que vimos en nuestra vida, increíble. Siamo arrivati a casa di Vicky, la nostra nuova amica. Abbiamo parcheggiato qui il van, guardate che verde che c'è qui. Queste sono le casette tipiche del Costa Rica, le casette più umili e tranquille in questo paraiso. Serie ha già preso posto. Adesso stiamo aspettando che ci cucini il gallo pinto. Ci ha invitato a pranzo. Grazie Vicky! Il nostro primo pranzo del Costa Rica originale 100%. Arroz, riso con fagioli, pollo con dei peperoni, buonissimo, un'insalatina qui e poi attenzione il fresco, un succo di maracuja, fantastico. Dopo il trekking ci sta. Nirvan lo sorvegliamo dalla finestra intanto, Si mimetizza nel verde. Vicky ha preparato il prestigno. Guardate ragazzi, non so ancora cos'è, ma adesso lo assaggio, sono sicuro che sarà buonissimo. Sembra cioccolato, ma secondo me è dulce de leche. È dulce de leche? L'ho indovinato. Dai. Good. ¿Cómo es? Se lo va a comer todo. Buonissimo, approvato. Brava Vicky, ¿dónde está? Toda la familia de Vicky. Hola, hola. La más pequeñita aquí. Hola. La famiglia di Vicky è stata così gentile da ospitarci nella sua casa e adesso sposteremo il van lì e stanotte dormiremo qui in questo panorama che è veramente bello. Buongiorno, siamo sempre qua a Rio Celeste, guardate che ci è venuta a trovare, è una trisnonna, si chiama? Come ti chiami? Rosalía Ramírez Villalobos. Wow, ragazzi, lei è una trisnonna, pensate. ¿Cuántos nietos tiene? Ni sé cuántos, son muchos, muchos. 50, 100. No, realmente yo creo que ni en ellos sabe cuántos son. Tú no sabes tampoco. Mucho placer conocerte. Igual, Te igual. esperamos en Italia cuando quieres, que te va a presentar a los italianos, que ninguno tiene trisabuela ya. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know,
siamo rimessi in viaggio, siamo stati da Vicky, è stato bellissimo e soprattutto conoscere la sua famiglia numerosissima, sembra beautiful tra sorelle, fratelli, figli, la trisnonna di 83 anni, veramente è stato bellissimo e si è visto proprio come sono legati. Ora siamo in cammino per andare in un posto che si chiama Venezia. E lì ci sta aspettando un ragazzo che ci ha contattato tramite YouTube, molto gentile, ci ha dato già un po' di consigli e domani ci vuole portare a fare un giro nella sua zona perché lui organizza tour, quindi siamo contentissimi di conoscerlo, finalmente lo conosceremo dopo aver parlato tanto per messaggio e tra un'oretta arriviamo ed è bellissimo qua perché è tutto verde, stiamo vedendo delle strade incredibili. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Il tempo qui in Costa Rica è molto variabile, soprattutto in questa zona perché piove molto spesso e infatti adesso sta piovendo, ci fa piacere finalmente vedere la pioggia dopo tanti mesi secchi e noi intanto facciamo benzina e siamo quasi arrivati a casa del nostro amico, manca 1 chilometro e tra poco lo conosceremo finalmente, facciamo benzina. Tra l'altro qui i prezzi non sono esposti fuori, quindi non si può capire quale sia il benzinaio più conveniente. Adesso vediamo. Penso che il prezzo sia uguale dappertutto. Allora, il prezzo è di 572 colones, che sarebbe circa $1, diciamo. Ci siamo arrivati. Andiamo a conoscere Jean. Hola! Hola! Jean? Eccoci! Pura Pura vida. vida. Mucho gusto. Hola, mucho gusto! Che casa! È una quinta, come si dice? Sì, sì. Una quinta. Sì. Wow! Ma che piscina, ragazzi! Beh, penso che ci dovremmo mettere qui dentro. Wow! Alla orilla Che del Rio. meraviglia! Spettacolo! Buenos días, hoy estamos con Jean y vamos, ¿dónde vamos? Vamos a ir a conocer Cascadas Pozo Azul aquí en la colonia de Toro Amarillo, en los bajos de Toro Amarillo, aquí con los amigos del Nirvan. Ci sta portando innanzitutto a far colazione perché c'è bisogno di far colazione, poi parla velocissimo, habla muy veloz, nosotros facciamo un po' di fatica perché il tico, la lingua spagnola che parlano qua è differente da quella che parliamo noi e ci sono un sacco di modi di dire, un sacco di slang. Una palabra de slang de Costa Rica? Pura vida, a cachete, tuanes, a cachete inflado. Abbiamo molto da imparare. Ragazzi, anzi ragazzi come parlano qui, siamo qui in Costa Rica da 8 giorni quasi, no? Quasi una settimana è passata e adesso siamo venuti in questa zona che è vicino alla capitale perché qui viene a piovere diciamo un po' prima delle zone costiere, quindi vedremo tutto ciò che c'è che ha a che fare con l'acqua. Siamo in questo posto meraviglioso, la strada era qualcosa di incredibile, il colore verde dominante. Chiudiamo Nirvana e andiamo a fare Facciamo colazione. una full immersion di cascate in questi giorni, adesso andiamo a fare colazione, che bello. Il nostro Ducato si mimetizza perfettamente in questa regione. Lì ci sono dei vulcani, lì dietro c'è un vulcano che si chiama Poas, qui ci sono dei pascoli, ecco la sera, lì andiamo a fare colazione adesso. Guardate come sono organizzati, c'è pulsante dell'acqua, sapone per il gel e per la spazzatura.
Vediamo un po' cosa stanno preparando le signore. Questa è la colazione tipica di montagna. Che se desayuna aquí? Pinto con huevo, salchichón, plátano maduro, por lo general. Una colazione bella ricca. ¿Me puede explicar qué es esto? ¿Es arroz con qué lleva? Esto es lo que aquí llamamos pinto. Ok. Gallo pinto es arroz, los frijoles y los olores. Lleva cebollín, cebolla, culantro. Lleva más cosas, Sí, es más sí. rico. Y la lisano que no nos puede faltar. Ah, la Lisano, che è la salsa che pica. Sì. La salsa Lisano la tenemos, la utilizziamo nel nostro van e condiamo la pasta. Ah, questa no, è otra cosa. Esta es la lisano que lo utilizamos aquí en todos los pintos. Ah, ok. E aquí hay café? Agüita para hacer café. Agüita para hacer café. La cucina tipica, ecco qui, della montagna del Costa Rica. Sí, sí. Es huevito revuelto. Ajá, sí. Hay gente que le dice huevo picado, Ajá, otro le dice huevo revuelto ajá. y otro huevo pateado. Ok. Abbiamo il desayuno tico. Qui il gallo pinto arricchito lo chiamiamo con uova, platano e ragazzi attenzione perché questa è la panna, la stessa che si trova nella stracciatella, è uguale, fatta qui nelle montagne. Sere già sta documentando. Mamma mia che buono. Provecho. Per la mia gioia è arrivata anche la torta al cioccolato, non ci posso credere. Bene, stiamo cominciando il sentiero che dalla montagna ci porta nella valle dove c'è questa cascata bellissima e adesso già dopo pochi passi ci siamo immersi nella natura del Costa Rica. Ragazzi, il rumore dell'acqua che sentiamo è una delle 7 cascate più alte del Costa Rica. E adesso, qui su questa passerella dove c'è Serena che dà sul vuoto, possiamo vedere la cascata praticamente dall'alto verso il basso. Ed è alta ben 155 metri, dopo andremo anche giù a vederla dal basso. Adesso stiamo scendendo da queste scale per arrivare alla base della cascata. Per fortuna il tempo sta reggendo. Mi sa che devo stare attento perché qua... Attaccati, attaccati. Ci sta dicendo il nostro amico che queste foglie le usavano per lavare i piatti, quindi le usavano un po' come una spugna e sfregavano tutti i piatti con queste. Siamo quasi arrivati sotto la cascata, intanto il nostro amico Gian ci sta dicendo come si fa a prendere la residenza TICA. Dice che ti fanno un esame molto approfondito sulla cultura e sulla storia del Costa Rica e devi anche cantare l'inno nazionale, se sbagli non prendi la residenza. È un esame molto tosto, ci dice, chissà che lo faremo anche noi una volta. Ci siamo, siamo quasi arrivati alla cascata. Aspetta, è meglio che sto attenta perché sennò qua mi ammazzo. 1, 2, 3. Wow! È uscito pure il sole, che bello, adesso ci buttiamo nella cascata, vamos a bañarnos. Allá abajo hay una poza donde cae el chorro de la catarata, hay una poza solo buena. Wow, ci facciamo una bella doccia sotto la cascata, potente. Che linda! Scendiamo nella cascata.
La potenza dell'acqua è impressionante in questo punto, io mi sto bagnando completamente. E si scivola un sacco, bisogna stare attenti. Stavo facendo volare il drone ed è caduto nel fiume perché non prendeva il segnale e stava atterrando ed è andato nell'acqua. In tanti ci siamo messi a cercarlo, però non l'abbiamo trovato e alla fine l'ho trovato. Allora abbiamo subito tolto la batteria del drone, sembra funzionare perché si vede ancora la lucina. Il drone lo abbiamo asciugato, non sappiamo se funzionerà ancora, speriamo veramente. Dopo lo metteremo nel riso, però è già tanto se l'abbiamo trovato, veramente attimi di panico. E grazie a tutti i ragazzi che ci hanno aiutato a cercarlo. Davvero, perché... sì. Eravamo in 15 a cercare il drone e poi alla fine l'abbiamo trovato lì sotto. Si stava prendendo un sacco d'acqua. Adesso vedremo. Facciamo vedere il drone. E il drone se queda aquí en su papà de ora, è nel medico, è il dottor. Vedete, ha preso una botta qui di fianco, però è ancora un po' bagnatino. Speriamo che funzioni. Speriamo. È arrivato il cestino qui, adesso proviamo a salire. Speriamo non succeda qualche altro dramma perché oggi veramente... Speriamo. Prego, vieni. Una carrozza, fammi un po' di spazio. Vieni. Va veloce! Va veloce! Aiuto! Oh! Intanto che il drone si ripara e si asciuga, noi ci andiamo a fare un bel bagno lì. Ce lo meritiamo perché siamo veramente in ansia. In 3 ore, anzi 4, sono le 11, sono successe 1000 cose, un infarto, 2 infarti. Io ho visto lui gridare, veramente gli stavo mettendo a piangere, avevo paura non si trovasse più. Per fortuna l'abbiamo trovato, speriamo vada ancora. Adesso lo mettiamo qui, si sta asciugando e andiamo lì alla cascata. Bene ragazzi, noi ci siamo fatti il bagno, siamo belli freschi. Adesso il tour che stiamo facendo prevede nuove avventure. Infatti facciamo una pausa pranzo e poi andiamo in un posto qui in una laguna vicino che deve essere veramente bella, a detta dei ragazzi qui. Intanto stiamo camminando in questo prato favoloso, sembra di stare sulle Alpi. L'ansia è passata per il drone, ce l'ho qui, adesso si sta asciugando. Ragazzi, siamo arrivati alla laguna Rio Quarto, che è una laguna qui bellissima, è un ex cratere vulcanico. Vedete alle mie spalle c'è questo specchio d'acqua. Sta cominciando a piovere. Sere, sei pronta che ti fai un bagno tra un po'? E abbiamo l'onore di conoscere qui il presidente della Camera del Turismo di tutto questo cantone, ¿no? Bueno, esta es la laguna volcánica más profunda del país, tiene 67 metros de profundidad, ubicada en el nuevo cantón de Río Cuarto, que se caracteriza por tener lagunas volcánicas. Una laguna majestuosa, como pueden ver, diferentes tours en kayak, tubing, lo que es paddleboard, etc. Entonces los invitamos a conocer el cantón más joven del país y a conocer la laguna volcanica más profunda del país. Visto che il nostro drone è offline, adesso utilizziamo il drone del nostro amico. Adesso saltiamo anche noi sul kayak, andiamo a farci un giro della laguna del Rio Quarto.
siamo fermati in questo hotel a pranzare qualcosa e adesso andiamo a fare una cosa fighissima, un giro sul trattore, su quel trattore parcheggiato vicino a Nirvan. Andiamo a vedere qualcosa. Guardate che bello hotel, questo è il ristorante, tutto immerso nel verde. Saliamo sul trattore. Col trattore in tangente. Usted lo va a manejare el tractor? Sí, seguro? ¿Seguro? ¿Dónde nos trae? Ah, vamos a ir a pasar ríos, bosques, pueblos, un'avventura. Andiamo a fare la panamericana col trattore. Che poi sembra l'ingresso di un treno tipo. Benvenuto a bordo. Grazie. C'è anche un passeggero speciale qui, eh. Vieni a bordo, dai. Vieni che il treno parte, il treno trattore, dai. Hola. Dai. Vai con il trattore. Il trattore può, noi non possiamo. La Mamma nostra mia. carrozza. Che La bello. carrozza trainata da un trattore. Aiuto. Il trattore ci ha portato in una ennesima piscina naturale qui. Vediamo un po'. Siamo sazi oggi veramente, però wow. Bella, sì. Arriva sera e i ragazzi che sono stati con noi ci insegnano alcune tradizioni del Costa Rica. Una su tutte, la raccolta della yuca, un tubero molto utilizzato nella cucina centroamericana e che per la prima volta ho provato a raccogliere. No la jala, y no la jala así duro, sino en empujones. Ajá. Poco, devi fare spinta. Suéltela, suéltela. Ahí se reventó. Va, así. Hágala así para. Eso. Ahí está, ¿verdad? Ah, aquí hay muchas. Saca. Son más. Saca, ahí está, Ahora tengo que limpiarme los pies. Ahí está la yuca, Vea que ya esa es grande, ¿no? ¿Ves? Que esa es grandota, ¿ves? Come ultima cosa di oggi ci stanno facendo vedere le stanze di questo hotel, in realtà solo quelle del glamping. È una specie di tenda molto carina, rustica, fatta un po' con legno. Qua c'è il letto, la zanzariera, qua c'è il bagnetto con doccia e poi si dorme con i rumori della natura in sottofondo, speciale. C'è anche la doccia con l'albero accanto. Le piastrelle sono fatte con praticamente i pezzi di tronco, fantastico. Mentre come finestra c'è una zanzariera e si sente fuori davvero tutto. Tutti gli animali che ci sono la notte. La serata prosegue accompagnata da un fuoco, una buona compagnia e tantissimi insegnamenti sui detti locali, ma soprattutto sui balli latini, dove Serena se la cava, ma io sono una vera e propria frana. Siamo tornati, adesso abbiamo provato ad accendere la batteria, purtroppo non funziona, quindi questa notte lasceremo tutto nel riso, speriamo che asciughi. Abbiamo seppellito il drone con il riso, adesso chiudiamo e vediamo che succede. Che Dio ce la mandi buona domani.